Ci siamo raga, la nuova era della MotoGP sta per cominciare, stanno arrivando gli ultimi dettagli di quello che vedremo dal 2027. Oggi parleremo delle ultime notizie croccanti che stanno venendo fuori in questa settimana post Ungheria in attesa di Brno. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e attivate le notifiche così non vi perdete nessun video e mi supportate nella crescita dei contenuti, così possono arrivare anche sponsor che mi aiutano nel mio lavoro e portare video come il vlog del Mugello che arriverà a brevissimo. Sto ultimando il tutto. E per rimanere aggiornati su cose che qui non pubblico c'è il mio Instagram, seguitemi soprattutto lì che dobbiamo crescere. Nell'ultimo dopogara ho parlato della notizia che il Balaton Park e il GP d'Ungheria in generale non dovrebbero essere presenti nel calendario del 2027. Sarà così molto probabilmente per le difficoltà incontrate che vi ho già detto, non c'è un'ufficialità quindi aspettiamo il calendario 2027, però è arrivata una prima conferma, ovvero che anche nel 2027 si correrà ad Aragon, il GP quest'anno in programma il weekend 28-30 agosto e ha trovato un posto anche per la prossima stagione. E sarà l'ultima vera edizione del Gran Premio nel calendario ufficiale perché in questo nuovo accordo è stato sancito che dal 2028 al 2031 Aragon sarà una pista di riserva, pronta ad essere messa in caso qualcuno dovesse paccare, lo dite in termini giovani, cioè che entrerà se un altro GP del calendario dovesse saltare. Da un lato bene, perché così ci sono meno gare in Spagna e come riserva Aragon ci sta perché sarebbe subito pronta senza stare lì a vedere cose sulla sicurezza e quant'altro, quindi è un buon cambio. Mentre a questo punto vediamo se ci sarà effettivamente un circuito che sostituirà quello d'Ungheria nel 2027 facendo rimanere le tappe a 22 o se non verrà rimpiazzato e si scalerà a 21, forse meglio per i piloti che si fanno una gara in meno perché 22 penso sia al massimo ed è già troppo, abbastanza, demasiado come dicono in Spagna. Il GP d'Ungheria quindi salta un anno ma non è escluso che possa tornare nel 2028, non con il Balaton Park perché non lo rivedremo più e l'altro circuito che c'è vicino è l'Hungaroring della Formula 1, ma anche lì non si può correre, è una pista per le macchine. Volessero andarci perché posso aspettarmi di tutto, dovranno modificarlo bene perché non è sicuro per le moto. Molto probabilmente in futuro metteranno un'altra gara in America, non ci sono voci per una imminente nel 2027, però comunque aspettiamoci qualcosa. L'altra conferma che è uscita in queste ultime ore riguarda Cal Crutchlow che continua a correre, lo vedremo in pista anche a Brno e ad Assen al posto di Johan Zarco. Ragazzi, la situazione del francese non è da sottovalutare, è sì sempre in attesa dell'intervento al ginocchio perché ha sempre il rischio di infezione, quindi è una cosa che va per le lunghe, ma anche perché il suo ginocchio ha lesioni importanti. Io non so la sua situazione giorno per giorno, quindi non mi sbilancio, però da come dicono non è che ci sia pessimismo, però è molto dura da affrontare, si andrà per le lunghe. Io non escludo che lo potremo rivedere per le gare asiatiche da settembre o forse a fine agosto, ma sono ottimista, perché raga, un infortunio del genere anche alla sua età porta qualche spettro e dubbio sul continuare a correre, che non vada a finire come Alex Rins che dopo quell'incidente al Mugello è totalmente un altro pilota a causa di quell'infortunio sempre alla gamba. Di Giannantonio ha fatto un piccolo intervento al mignolo della mano sinistra, se lo era lesionato nell'incidente di Barcellona. E ha spiegato che per 3 settimane non si è potuto allenare perché sudando rischiava infezioni. Comunque si è operato a Roma, tutto a posto, ha un piano di recupero e lo vedremo la prossima settimana a Brno. Oggi raga parliamo subito di mercato per l'unica notizia che sta facendo gola in questi giorni, cioè su chi sarà il pilota di Aprilia Trackhouse al fianco di Enea Bastianini, al quale manca solamente l'annuncio. Sappiamo che la sella se la giocano Raúl Fernández, che al momento rimane la prima scelta di Trackhouse per la conferma, Manu Gonzalez in caso volessero prendere un rookie e Luca Marini. C'è un rimbalzo in queste ultime ore da fonti abbastanza autorevoli, quindi non si sa chi credere meglio. Da come so io l'Aprilia Trackhouse sta portando avanti i dialoghi con Fernandez e come vi ho detto è la prima scelta rispetto agli altri e la squadra vorrebbe chiudere presto i dettagli su chi sarà il pilota a fianco di Enea, quindi a breve sapremo qualcosa. Vediamo cosa decideranno. Chi è più informato di me, come il giornalista spagnolo Manuel Pessino ha raccontato in una sua live su YouTube che Raúl Fernández se queda, cioè che rimane e resterà in Trackhouse, aggiungendo che l'idea sarebbe di chiudere o firmare il contratto nel weekend di Brno, così da permettere a Raúl di salire lunedì sulla nuova MotoGP 850 con le gomme Pirelli nei primi test a porte chiuse, solo con le moto nuove, e sarà la prima prova vera, importante per la nuova MotoGP. E il manager di Fernandez avrebbe confermato buone sensazioni e buoni segnali
da Trackhouse sempre secondo Pessino, ma anche che non c'è nulla di firmato e che nel frattempo si sarebbe aperta una seconda porta, che a tutti gli effetti è il Team Tech 3. Quindi questo si congiunge un po' con quello che vi ho anticipato, ovvero che a breve sapremo qualcosa, soprattutto in termini di annunci ufficiali, perché a breve si sbloccherà tutto e tra poco ne parliamo. L'altra voce su Aprilia Trackhouse però va in contrasto con quella che abbiamo detto adesso. Dal giornale spagnolo AS con Mela Cércoles, lui che a inizio anno aveva anticipato e dato per fatto a Costa in Ducati, nell'ultimo articolo su chi vedremo in pista nel test di Brno con gli 850 viene citato questo su chi vedremo in pista. Secondo il giornalista in aprile ci sarà solo Bezzecchi nel test di Brno, nemmeno Savadori e per ovvie ragioni neanche Martino Ugura perché andrà in Yamaha, ma neanche Raúl Fernández che non rinnoverà e sta cercando di vedere se troverà un posto nel Team Tech 3 della KTM. Quindi questo si ricollega alla possibile seconda porta sbloccata che diceva Pessino. E se andiamo un po' più in basso nell'articolo andando nella situazione Honda, vedremo solo Moreira in pista perché ovviamente non ci sarà Zarco per l'infortunio, Mir andrà in Gresini e neanche Luca Marini perché andrà via, questo lo sappiamo, ma viene scritto perché sarà un nuovo pilota Aprilia Trackhouse salvo cambiamenti dell'ultimo minuto. Quindi qui c'è anche una guerra giornalistica perché uno dice Raúl rimane, l'altro dice Marini in Trackhouse. Chiaramente è una possibilità concreta quella di vedere Marini nel team americano perché, come ho già detto, per lui nel Team Tech 3 la vedo molto dura e rischia di rimanere a piedi se no. Questo per dire che nel test di Brno, ma anche nei successivi che apriranno le porte ufficialmente al 2027, quasi nessuno potrà provare le nuove moto perché tutti cambiano costruttore. Ed è ovvio che fino a fine anno chi si trasferirà non potrà provare nuove moto perché le case non vogliono dare informazioni ai rivali, come sempre è stato. Solo i piloti confermati ufficialmente potranno girare, oltre ai tester. Quindi solo Marc Marquez per la Ducati, oltre a Pirro e Bullega, Bezzecchi e Savadori per la Aprilia, vediamo se ci sarà anche Fernandez, Yamaha solo con Toprak, oltre a Dovizioso e Augusto Fernandez, Moreira e Zarco quando tornerà per la Honda, insieme a Nakagami, Aleix e Spargarò. KTM con Pole Spargarò e Pedrosa, perché gli altri o vanno via o non si sa chi rimane tra Vignales e Binder per la sella del Team Tech 3, al quale verrà affiancato sicuramente un rookie e si stanno molto alzando le quotazioni per Senna e Gius. E dunque siamo molto ma molto vicini, non lo siamo mai stati così fino ad ora, della firma e dell'annuncio del patto della concordia fra Liberty Media e i costruttori che avrà una durata dal 2027 al 2031 con la possibilità di estendere i principi fondamentali fino al 2036. Ce l'abbiamo fatta e da come si dice l'annuncio dovrebbe arrivare per il weekend di Brno e che darebbe il via libera alla nuova era della MotoGP con i test del lunedì e agli annunci ufficiali dei piloti e il primo potrebbe essere effettivamente quello del rinnovo di Marc Marquez con Ducati a cui seguiranno a cascata tutti gli altri. Diciamo che il test di Brno costringe un po' a velocizzare i tempi della notizia e quindi si annuncerà un accordo di massima. Non è ancora stato definito tutto, ma quello che è importante sì, è arriverà l'annuncio, poi limeranno gli altri dettagli. Lo snodo principale era quello economico, lo abbiamo detto anche varie volte qui sul canale, sia le squadre che i costruttori volevano una percentuale dei ricavi più alta, anche in termini dei diritti televisivi sulla falsariga della Formula 1. Secondo motorsport.com l'accordo si aggira intorno agli 8 milioni di euro, suddiviso in diverse parti. Sicuramente un'altra voce importante voluta dal promotore, MotoGP Sports Entertainment Group con a capo Carmelo Spelletti in veste di CEO e direttore sportivo, è quella di rafforzare l'area comunicazione e marketing. Con la nuova era della MotoGP si sviluppa il nuovo regolamento, non solo tecnico ma anche quello relativo alla sicurezza. Al weekend del Mugello Carlos Ezpeleta aveva dichiarato al canale ufficiale della MotoGP che hanno 4 idee per migliorare la MotoGP. La prima è quella che sappiamo anche noi, di modificare lo schieramento di partenza lasciando più spazio fra un pilota e l'altro, e adesso approfondiamo. Poi sulla rimozione dell'uso degli abbassatori in partenza, di aggiungere una protezione dietro la ruota posteriore e infine, se c'è un problema tecnico come accaduto ad Acosta a Barcellona, si valuta l'opzione di poter dare un avvertimento ai piloti vicini. Poi nel caso di Barcellona l'avvertimento con Alex Marquez non sarebbe servito a nulla, sarebbe utile solo a chi è più indietro. 100% questo avvertimento che vogliono mettere calzerà a pennello con l'avviso tramite l'auricolare nelle comunicazioni radio.
Vabbè, lasciamo perdere. Tempo fa ci ho fatto un video sullo sviluppo dei team radio e come li potremo vedere. Recuperatelo se non l'avete visto. Nella nuova era della MotoGP è presente anche l'idea di avere solo una moto all'interno del box e abbiamo ricevuto degli sviluppi su questa notizia che all'inizio già ci faceva incazzare perché ci spostavamo sempre di più verso la Formula 1 e non è finita perché con le partenze dopo parliamo anche di quello. Questa idea di avere una sola moto è stata un po' una minaccia, un ricatto dei costruttori con la loro associazione MSMA verso Liberty Media, sempre all'interno dell'accordo che a breve verrà annunciato, parlando di costi molto alti da sostenere. Si dice che il risparmio sia intorno al 1,5 milioni di euro per squadra, che taglierebbero i costi per il personale e il chilometraggio delle moto, anche perché nella nuova era della MotoGP potrebbe essere ridotto il tempo delle prove libere, un'altra voce che sta circolando. Dopo un accordo verbale sul passaggio ad una moto avvenuto al Mugello, nel GP d'Ungheria, secondo quanto fa sapere motorsport.com, ci sono stati degli incontri tra il promotore, la MSMA, che aveva 2 rappresentanti per squadra ciascuno agli incontri, e il segretario dell'associazione Biense Bierma, e hanno sviluppato il tema. Sarà la Grand Prix Commission a dare l'ok su questa riforma di passare da 2 a una moto e ci sarà una votazione. Sembra che questa cosa di passare a una moto comunque possa diventare realtà, ma non verranno del tutto escluse le seconde moto. Quello che si dice ora è che ci sarà solo una moto in determinate circostanze, solo nelle sessioni di prove, sia venerdì che il sabato, ma i piloti avranno a disposizione la seconda moto per la gara sprint e la gara della domenica, quindi il flag to flag non scomparirà e rimarrà. È una specie di formato che c'è in Superbike, come abbiamo già detto, ma limitato solo alle prove nel caso della MotoGP, in cui la seconda moto viene messa dietro al box e non si vedrà. Non so quanto potrà essere effettivamente utile per i piloti passare dalla prima alla seconda moto in caso di flag to flag con questa seconda moto che viene portata solo fuori in caso per la sprint e per la gara, perché comunque effettivamente senza le prove non hanno il tempo comunque di fare un attimo un settaggio su quella moto come stanno facendo adesso e di poterla provare. Quindi sarebbe un po' una scommessa al buio, mi viene da dire, perché in quel caso la seconda moto verrebbe portata fuori solo per la sprint o per la gara e in caso di flag to flag i tecnici mettono in cima alla moto l'assetto senza averlo provato prima dal pilota e quindi sarebbe un po' tutto confusionario, un po' tutta alla veloce, nel senso che i piloti in questo caso non avrebbero idea di come è la moto effettivamente, che si sa che già la seconda è diversa dalla prima in certi casi, quindi non averla provata neanche nelle prove e salire su una moto che effettivamente non sai com'è perché non l'hai provata neanche dall'inizio sarà un po' strano. Inoltre l'associazione dei costruttori vuole limitare anche le ore di lavoro dei propri meccanici all'interno del box, una cosa che c'è anche in Formula 1 allo stesso tempo, e si sta cercando un sistema che consenta di lavorare sulle moto solo ai tecnici e ai meccanici che si occupano solo di quello. Per quanto riguarda questa stagione ci potrebbero essere 2 modifiche in corso d'opera. La prima, di cui avevo già parlato, della rimozione degli abbassatori alla partenza, chiesta soprattutto dai piloti, e da Silverstone al ritorno dalla pausa estiva questo potrebbe diventare realtà. E la seconda, arrivando al tema più discusso ai nostri occhi, sulle partenze. Adesso parliamo delle modifiche che ci potrebbero essere e su come, a mio parere, si potrebbe cambiare la rotta per evitare gli incidenti stile Barcellona e Ungheria. Ovviamente ditemi la vostra anche nei commenti. Allora, nel GP d'Ungheria era venuta fuori la notizia lanciata da Rosario Triolo di Sky che alle 18 di sabato avrebbero provato un nuovo tipo di partenza stile Formula 1, ovvero a 2 piloti per fila. Già lì volano madonne su madonne, volano imprecazioni, lasciamo stare, ma non è stato fatto questo test, quindi o era una bufala o, dato che la notizia è saltata fuori, hanno deciso internamente di rimandarla dicendo no, non c'è niente di vero, ma che alla fine la faranno più avanti. È molto più probabile la seconda, magari in Ungheria avrebbero dovuto provarla veramente, ma l'idea di cambiare le partenze c'è. Perché il test sulle nuove partenze è stato rimandato a Brno, ma non dovrebbe essere fatto con 2 piloti per fila, stile Formula 1. E meno male ragazzi, forse siamo salvi, io non ce l'avrei assolutamente fatta a vedere una partenza a 2 solo per copiare la Formula 1, perché secondo me non c'entrava niente con la sicurezza, perché i piloti in fondo alla curva 1 ci arrivano comunque alla stessa maniera e dopo parlo anche di questo, e sarebbe stata l'ennesima copia verso la Formula 1 che avrebbe ancora di più portato allo sfascio questo sport. Quindi il nuovo test della partenza rimane sempre a 3 piloti per griglia e se il risultato dovesse dare esito positivo, dal Gran Premio del Sachsenring, l'ultimo prima della pausa estiva, la distanza tra ciascuna delle file della griglia di partenza sarà aumentata di altri 3 metri per dare più spazio ai piloti.
Quindi questa molto probabilmente è la modifica sulle partenze che vedremo. E ora parliamo se questo primo cambiamento può dare una svolta o se serve dell'altro. Io non sono un pilota e quindi metto le mani avanti, quindi a certe circostanze io non mi posso neanche avvicinare, però penso che questi incidenti quasi fatali visti alle partenze siano un mix di cose. C'è una torta con varie fette, come è fatto il circuito, la moto e anche i piloti. E forse il tema della prima curva, stretta e ad imbuto come quella di Barcellona o dell'Ungheria, potrebbe incidere di meno rispetto ad altre cose. Partiamo dalla roba fresca. Distanziare i piloti alla partenza è una cosa che può funzionare? Non lo so. Siamo d'accordo che il Balaton Park è una delle piste meno sicure rispetto ad altre e quel circuito, così come altri, hanno caratteristiche pericolose. I problemi che nascono parlando della prima curva, soprattutto con il circuito ungherese, sono questi 4. La curva 1 è più stretta rispetto ad altre piste, crea un imbuto, obbliga tutti i piloti a convergere verso la stessa traiettoria e subito dopo c'è un'altra curva che amplifica il problema. E qui siamo d'accordo, però non bisogna essere ipocriti, perché di prime curve pericolose con un raggio abbastanza stretto di curvatura ce ne sono anche in altri circuiti dove non abbiamo quasi mai visto degli incidenti. Come Sachsenring e Misano per esempio, ma volendo anche a Barcellona, perché il problema della partenza del circuito catalano è sempre citato dai piloti, ma di incidenti pericolosi ne sono successi 2 o 3 in 20 anni e meno male non è successo niente. Quindi c'è un contrasto fra la problematica della prima curva e la pericolosità generale del motorsport. Perché una possibile soluzione, secondo me, rimanendo in tema di come è fatto il circuito, può essere quella di avere un layout più largo della pista e più scorrevole. Ad esempio, al Mugello i piloti arrivano sempre insieme, ma la pista è molto larga. La prima curva ha tanta percorrenza e i piloti non arrivano ad imbuto alla prima curva e non arrivano subito in maniera immediata alla seconda con un cambio di direzione in cui dici, ecco, rischiano di finire ad imbuto. La stessa cosa era per Phillip Island, che già con le MotoGP di oggi arrivare alla prima staccata in partenza ma anche lanciati è diventato molto pericoloso. Però anche quel layout ha una prima curva molto scorrevole con una pista larga e c'è distanza con la seconda curva, anche quella scorrevole. Austin è la stessa cosa, ma qui i piloti arrivano spesso ad imbuto ma la prima curva è abbastanza larga e il cambio di direzione per la 2 è scorrevole. Motegi ha una curva 1 molto scorrevole e poi c'è un rettilineo. Quello che è successo nella sprint dell'anno scorso dove Martin ha provocato l'incidente è più un errore del pilota che ha sbagliato completamente l'ingresso. In Ungheria, come approfondiamo tra poco, ma ne abbiamo già parlato nel dopogara, era più un difetto del circuito. Però qual è il problema? Che non tutti i circuiti sono così e ci sono quelli che sono come Barcellona, appena più stretti ma abbastanza larghi, e sto parlando delle prime 2 curve, oppure quelli già abbastanza più stretti come Misano. Però voi ricordate incidenti così di come stiamo parlando adesso a San Marino? Io no, qualcuno c'è stato, però non così eclatanti. Oppure ci sono i circuiti più stretti in modo esagerato come l'Ungheria che appunto non vanno bene. Tuttavia, a mio parere, viene dato troppo peso, cioè vengono date troppe colpe a come sia fatto il circuito. Certo, l'Ungheria fa cagare e siamo d'accordo, bisogna avere layout meno stretti e larghi, però le partenze sono pericolose in tutti i circuiti, chi più chi meno, come gli esempi di prima. Poi dove si possono fare modifiche per migliorare è sempre meglio. Ma si dà troppo peso al layout della prima curva perché arriviamo dall'episodio di Barcellona e dato che ne è successo un altro in Ungheria, il tutto si è più amplificato. Se non ci fosse stato l'episodio di Barcellona si sarebbe parlato solo della pericolosità della pista dell'Ungheria, non di come modificare le partenze. A Sepang la curva 1 è scorrevole e larga come pista, ma c'è subito, immediatamente, la seconda curva dove lì i piloti arrivano sempre ad imbuto e sono racchiusi in un panino, però non è quasi mai successo niente di eclatante. E come mai? Adesso ci spostiamo alle altre 2 fette della torta, le moto e i piloti, perché le responsabilità della pericolosità di queste partenze di oggi va data anche alle moto. Hanno più downforce, cioè più carico aerodinamico, sono più potenti, vanno più forte e hanno l'abbassatore alla partenza. Ci sono tanti fattori sulle moto di oggi che le rendono più pericolose alla partenza, per come si sono evolute. Io sono contro gli abbassatori anteriori, posteriori da usare alla partenza e da usare in gara, ma con questi bolidi di oggi ci sarebbero dei problemi perché la moto si impennerebbe in partenza e sarebbe meno stabile muovendosi di più, quindi ci deve anche essere, ma allo stesso tempo ti fa arrivare più forte alla prima curva.
Il problema è lo sgancio dell'abbassatore quando si parte, che quando si frena rischia di rimanere bloccato e quindi la forcella rimane rigida e bloccata, facendo perdere il controllo o causando grandi problemi di inserimento in curva alla prima staccata. Quando vedremo le 850, che sono moto più vere e meno potenti, senza abbassatori anteriori e posteriori, grazie al cielo siamo salvi, il pericolo potrebbe ridursi appena, perché ovviamente il rischio è sempre alto. Dunque per me le moto che arrivano alla prima curva ad oggi sono troppo potenti e bisogna ridurre questa potenza, infatti dal 2027 sarà così e staremo a vedere. E queste evoluzioni incredibili che hanno avuto le moto hanno portato inevitabilmente a delle gare noiose dove si vedono pochi sorpassi e hanno reso circuiti storici dove abbiamo visto belle battaglie come il Sachsenring degli effettivi cartodromi, perché appunto con queste moto di oggi non si riesce a sorpassare e vedi le moto solamente girare in pista. Quindi il circuito a sua volta è stato modificati involontariamente da questa evoluzione delle moto, dove appunto non ci sono più i sorpassi e le battaglie di una volta. L'ultima fetta della torta passa anche per i piloti, perché c'è chi è più irruento e chi più attento e guardingo nell'entrare alla prima curva. Sicuramente questo è stato un tema soprattutto nell'introduzione della sprint, quando i piloti si sono detti ragazzi calma perché sennò qui va a finire male. Ma anche questo discorso della testa dei piloti lascia un po' il tempo che trova, perché sì, c'è chi è più pazzo e chi meno, ma forse è più per il livello della pressione e dello stress che si è alzato, perché non è più come in passato. Oggi i piloti, tra tutte le cose che devono fare fuori dalla pista che li rendono veramente tanto impegnati, sanno che partire nelle prime due file è decisivo e chi parte dietro ha la fretta di venire su subito. Poi sull'incidente dell'Ungheria, come ho detto anche nel dopogara, è chiaramente un errore di Martin. Tutti sbagliano e anche i campioni del mondo. Però a cosa è stato dovuto questo errore? Le maggiori cause vanno alla pista sporca senza grip in quella parte dove si trovava il pilota Aprilia, perché la sua è una staccata normalissima, non è disperata e sbagliata come quella di Motegi, quindi qui si sono create delle condizioni inaspettate. Rimane comunque un errore perché dietro di lui c'erano anche gli altri piloti che stavano su quella parte sporca della pista e a loro non è successo niente, quindi la responsabilità passa anche al pilota. Ritornando alla modifica imminente che faranno sulla partenza, secondo me il distanziare di 3 metri piloti alla partenza non risolve tutti i problemi di punto in bianco, perché alla fine, alla prima curva, i piloti ci arrivano comunque insieme, vicini, tutti partono bene più o meno, loro si spostano e arrivano a una certa maniera, non sono dei robot che seguono una linea, soprattutto in una prima curva ad imbuto come lo può essere anche quella di Misano, per esempio, che è meglio dell'Ungheria ma simile per certi aspetti. Però sono curioso di vedere la distanza di 3 metri come può cambiare questa situazione. Io dico che non risolve subito tutto, però vediamo, può essere un primo passo importante. Staremo a vedere, aspettiamo a giudicare, perché per me una buona responsabilità di tutto questo ce l'hanno le moto molto potenti. Quindi se la pericolosità delle partenze dovesse essere data dal fatto della potenza delle moto, dal prossimo anno con le moto 8,50 meno potenti potremo vedere comunque la griglia di partenza come adesso, quindi senza la distanza di 3 metri che mettono ora. Però vabbè, vediamo, queste sono le prime impressioni sulla nuova era della MotoGP, di cui ne sapremo di più a partire dalla prossima settimana, anche a livello di mercato ovviamente. Raga, fatemi sapere la vostra nei commenti e ricordatevi di iscrivervi attivando le notifiche, così non vi perdete i prossimi video che usciranno, come il vlog del Mugello. Ci vediamo presto, ciao!